Ciao ragazzi e bentornati, andiamo avanti a parlare di tattoo machine, anzi di penne, perché oggi andremo a vedere la CNC Tattoo Pen o CNC che dir si voglia, ma prima guantino 1 e guantino 2. Così è come si presenta la CNC Tattoo Pen, scatola in cartone, Professional Tattoo Equipment. Andiamo ad aprire. CNC ditta cinese di macchinette. Qua troviamo il libretto delle istruzioni in inglese. Qua troviamo la penna. Andiamo a vedere se sotto c'è qualcos'altro. Oh yes. Un bel riempitivo che potete mordere per quando vi tappano e vi stanno facendo male, potete morderlo. Nella scatoletta c'è un clip cord con attacco RC a 90 gradi. Cavo molto sottile, molto sottile. Non so quanta corrente possa portare, molto sottile. Ripeto, molto sottile. Non lo so, c'è, è lì. Teniamolo lì. 2 O-ring di ricambio e una provola. Sacchettino in vellutino anticolpi, lo andiamo ad aprire. E questa è la macchinetta davvero piccolissima. Questa macchinetta è piccolissima, davvero, è una cosa che è piccolissima, lunga quanto una mano, poco più. La prima cosa che mi viene in mente è che è una macchinetta, è vero sì piccola, ma bella presente, cioè bella corposa, con un bel peso. E anche se il peso è interessante, ovviamente la sua dimensione e la sua altezza, che in questo caso è bassezza, la fanno risultare davvero leggerissima. Qua troviamo il logo inciso CNC, qua abbiamo una forma antiscivolo, attacco RCA protetto, questa cosa è importante. Dentro sento già che abbiamo delle sfere che ci bloccano il nostro grip, cosa interessante. Normalissimo grip. L'OR che abbiamo visto anche nella bustina che possiamo cambiare, la sfera che ci permette di non girare il grip all'infinito ma di avere degli scatti, e qua al suo interno abbiamo la punta che batte la cartuccia. Andiamola ad aprire anche qua perché voglio farvi vedere una cosa interessante, perché è vero che il costruttore è cinese, perché la CNC è cinese, ma dentro abbiamo delle cose interessanti. Perché qua dentro abbiamo un motore della Faulhaber col suo piedino per spingere le cartucce. Motore verticale come in tantissime macchine, però il braccino che spinge l'ago a me come sensazione piace molto di più che non la rotella classica che trovavamo nelle macchine cinesi low cost. Tipo questo. A mio avviso questo rotore qua non è proprio il massimo, è proprio di una macchinetta o fatto bene, deve essere fatto bene, o altrimenti spesso lo si trova dentro a macchinette che costano davvero poco e che funzionano così e così. Questo sistema qua con braccetto invece viene usato da tutte le marche più blasonate, anche quelle che costano tanto. Perché, ripeto, sì, è vero che è una marca cinese, ma ci abbiamo dentro un Faulhaber che ha un buon motore, abbiamo il braccino, quindi la parte meccanica di questa macchina è davvero fatta bene, il resto è soltanto una cover, ok? Ed è un motorino che già da solo costa già solo 60 euro. Perché vi dico che questo motore è buono? Perché lo conosco molto bene, perché oltre che essere usato in quasi tutte le macchine con battuta verticale, quindi quasi tutte le penne, per il motivo che lui è flat e quindi riesce a stare dentro alle penne, viene usato in quasi tutte le macchinette. Questo motore, nonostante, e ce ne ho qua anch'io uno perché sono motori che si conoscono, questo è lo stesso, il fratello, ok? Nonostante questo motore costa solo 60 euro, viene usato anche dalle macchinette di fascia alta. Adesso non sto qui a farvi tutti i nomi, ma questo motore viene usato in quasi tutte le macchine di fascia alta, anche quelle che costano 1000 euro. Quindi quando compriamo delle macchinette che costano anche tanto, non andiamo a vedere solo il marchio o il fatto che costano tanto, guardiamo cosa contengono anche, perché se posso avere una macchina a basso prezzo, ok, che non ha delle specifiche assurde,
rispetto a una che ne costa 1000 che non fa nulla di che, a questo punto la scelta mi sembra abbastanza ovvia. Poi ci sono macchinette da 1000 euro che hanno altre specifiche, hanno delle altre battute, hanno degli ammortizzatori, hanno dei circuiti e altre cose, ma se io devo pensare a una macchina da 1000 euro con un motore e una cover e basta e niente più, e volendo posso avere quasi la stessa macchina a un costo molto più basso, quindi non compriamo solo macchinette per il nome o per quanto costano, visto che ha quel nome, visto che costa tanto, andrà sicuramente bene. Non è detto, perché a volte le parti meccaniche al loro interno sono esattamente uguali delle macchine che costano meno. Rimontiamo anche questa parte qua. Dopodiché vi posso dire che questa macchinetta ha un motore appunto Faulhaber da 7,5 volt, la tensione che consigliano è dai 6 agli 8, però se è un motore da 7,5 io non andrei a 8, però questo è quello che dicono loro sulla casa, e si raccomanda di non arrivare mai ai 10 volt, e grazie al piffero è un motore da 7,5 mi sembra ovvio. La macchinetta ha un'impugnatura con un diametro di 30 mm, è lunga 95 mm e pesa solo 108 grammi. Un'altra cosa bella di questa macchina, che è quello che io farò ora, è che essendo così piccola noi possiamo usarla anche con delle batterie. Ad esempio, una, ad esempio due, perché il fatto che è così piccola ci permette di mettere delle batterie e avere la dimensione di una macchina classica, ok, ma con una batteria. Se noi andiamo a mettere una batteria su una penna classica, la macchina ci diventa alta 750 metri. Questa, essendo bassa, ci permette di mettere delle batterie. Così la sto usando a 8 volt. Così è a 7. Macchinetta silenziosa, non vibra assolutamente, non vibra affatto. Qui sono 8. Questa era la penna della CNC e adesso vi dico cosa ne penso. Allora, macchinetta che esteticamente è fatta bene, prodotta davvero bene, i componenti dentro sono buoni perché è un bel Faulhaber, è un buon motore ed è un motore che usano quasi tutte le penne, quindi estetica, costruzione e motore molto buoni, dimensione non se ne parla neanche perché è davvero piccolissima. Quello che vi posso dire di questa macchina è che la battuta è davvero cattivella, sembrerà strano, qualcuno di voi visto le dimensioni poteva pensare il contrario, ovvero che non batteva nulla, invece lei è abbastanza cattivella. Io ce la vedo bene a voltaggi bassi, ok, dai 6,5 ai 7, per dare del colore pieno, perché ha una battuta davvero comoda, intorno ai 6,5 per buttare giù il color. Se ci alziamo, loro dicono di non alzarsi troppo, però ahimè per far spingere questa penna bisogna andare intorno agli 8, agli 8 riusciamo a buttare giù degli aghi davvero interessanti. Ovviamente ha tutte le limitazioni che può avere una penna, non sarà mai una macchinetta per fare delle linee grosse, non sarà mai una macchinetta per fare degli old school, ok? Però è una buona macchina che può dare delle belle soddisfazioni a chi deve dare del colore pieno e a soprattutto quelli che fanno lavori grafici e quei lavori scheccciosi, perché quando uso aghi piccoli da 3, da 5 e da 7 con la sua battuta davvero secca, secondo me ci si diverte davvero tanto a fare tutti i graffietti, segnetti. Questa secondo me la morte sua può far di tutto con la giusta pazienza, ok? Ma la morte sua secondo me è per i lavori di fino. Per i lavori di fino, uno che fa lavori piccolini, che gli serve qualcosa di piccolo in mano, magari con la batteria che spinga bene, questa secondo me è la morte sua. Quindi io ce la vedo bene in quel range lì. Un'altra cosa interessante è che nonostante la ditta provenga dalla Cina, noi non dobbiamo prendere la macchina in Cina, farci gli sbatti della dogana, pagare in dollari. Questa macchina si trova tranquillamente su Amazon e vi arriva domani a 179 euro. 179 euro. Quindi attenzione, macchinetta cinese, è vero sì, però con un motore molto buono che solo lui costa un bel po', ma questa macchina volendo la si può avere domani mattina a 179 euro. Quindi secondo me è un must have per chi sta iniziando, per chi vuole provare, per chi sta facendo prove sulla sintetica, per chi non ha voglia di spendere tantissimi soldi. Secondo me questa è quel muletto che uno può anche prendere se deve viaggiare, se... Ragazzi, 179 euro con un Faulhaber dentro, ok? Stiamo parlando dell'impossibile quasi.
Qua sotto in descrizione ovviamente vi lascio il link di Amazon per andare a vedere ed acquistare, se volete, questa macchinetta. E io che cosa vi devo dire? È buona, raga, cosa vi devo dire? Non ho altro da dire, è buona. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un like se vi è piaciuto il video, commentate qua sotto, fatemi sapere se anche voi avete già acquistato macchinette su Amazon, macchinette cinesi, se vi siete trovati bene, perché la differenza che c'è stata in 5-10 anni dei prodotti cinesi è stata davvero ampia, perché prima erano davvero pezzi da 5 dollari, 10 dollari, 20 dollari, ora abbiamo macchine a 170 euro che sono, secondo me, alcune buone. Alcune sono delle ciofeche, perché voi dovete anche pensare che i cinesi non è che tatuano tutti i santi giorni, quindi ci sono dei produttori che fanno delle macchinette perché ci vedono del business, ma non sanno neanche cosa significa fare un tatuaggio, ok? Quindi magari trovate delle macchinette buone, magari trovate delle macchinette brutte, quindi non è che tutto quello che è cinese è male, anzi, però magari un produttore che non se ne intende che cosa fa? Comincia a fare macchinette, loro vanno sulla quantità, ok? E sulla quantità una buona la fai, perché la fai una buona? Quindi questa è uno di quei casi in cui la macchinetta è buona. Poi sicuramente su Amazon, su eBay, su quei siti lì si trovano tante cose cheap che non valgono niente, quello sì. E anche lì quando compriamo cinese, se andiamo proprio a risparmiare, non aspettatevi di trovare dentro l'oro, ok? Quindi bisogna comunque spendere un po'. Detto questo, non mi rimane che salutarvi, ciao e alla prossima!